Benvenuti in questo nuovo video. Questa volta ci troviamo a Palinuro, in provincia di Salerno, per vederla insieme a voi i 5 posti più belli di Palinuro da fare in un giorno. Il problema principale è quando vai a un posto non sai cosa fare. Io con questa guida vi indicherò i 5 posti più belli di Palinuro da fare in un giorno. Questo qua è il primo posto che andremo a vedere, ovvero il porto di Palinuro, una delle località più belle che ci sia nel cielo, con un'acqua cristallina. Qui con me abbiamo il mio amico Alessio, che sarà parte integrante di questo video e ci aiuterà a vedere i posti più belli di Palinuro. Salve a tutti. Il video partirà dal porto di Palinuro come prima tappa dei 5 posti più belli da vedere. Quindi prima tappa da vedere assolutamente è il porto, con un'acqua cristallina. È il primo porto in Italia che ho visto con un mare del genere. Di solito l'acqua dei porti è sempre un po' più scura, ma qui veramente è uno spettacolo. Seguito dalla Grotta Azzurra. Dopo aver visto il porto andremo alla Grotta Azzurra, che sarà una delle escursioni più belle che abbia mai fatto. Il tour per la Grotta Azzurra, la nostra seconda tappa che dobbiamo fare nei 5 posti da vedere assolutamente a Palinuro, l'ho pagata 15 euro a persona per un tour di 30 minuti con una barca. Ma come mai un posto come Palinuro viene scelto poco dai turisti? Ha tutto non ha nulla da invidiare. Qual è il problema? Pure Ah. qua la buona parte se ne vengono sulla costiera amalfitana, là ci sono aerei, ci sono pullman, Quindi la posizione influisce sul venire qua. esattamente, e poi anche chi porta i pullman che gli consigliano, perché quelle poi la benzina, con il pullman. E quelli del pullman impiegano una giornata per venire qua e loro in una giornata, hai capito? Invece quelle sono torre saracene, torre di avvistamento per... Ma la Grotta Azzurra sarebbe quella lì? Sì, quella fessura di fumo. Come vedete sta scendendo già una barca. A 20 metri sull'acqua, come questa, vedi? Sì. Un arco appoggiato sul fondo, da dove passa la luce. Però a parte la luce, i componenti sono tre: in trasparenza, profondità e la luce messi insieme danno il colore. Ah, quindi questo è più... Sì, sì. È importante la trasparenza, perché pure che c'è il sole non si vede. Ok, la trasparenza. Vediamo un po' come si vede. Questo è l'interno, eh? Guardate stesso voi la qualità dell'acqua. Questa è la Grotta Azzurra, eh? Mamma mia, è uno spettacolo. Questa qua è la seconda meta da fare, Grotta Azzurra. Uno spettacolo. Ma il bagno qui non si può fare. Il bagno non si può fare. Per la sicurezza delle barche, capito? Perché è troppo barca, allora per la sicurezza no. Che cos'è, scusami? Il delfino, il profilo di un delfino. Ah, quindi quella roccia lì sarebbe un profilo di un delfino. Tutti i rossi che si vedono sono Sì. dei coralli, non dei delfini, asteroidi. Un corallo che non ha un valore commerciabile, più che altro ha un valore per l'ambiente, per L'estetica. l'estetica, sì. Invece della roccia, questi colori sono minerali, c'è del verde che è rame, invece il rosso è ferro, estremamente a color ruggine. Per questo tipo di roccia è la dolomitica calcare. Anche da quella parte. Cosa abbiamo da là? Ma addirittura abbiamo delle colonne che si sono attaccate, stalattite e stalagmiti, hanno formato tutti i colori.
formato quelle rocce là. Sì, si sono uniti stamattina e stava che mette e hanno formato queste colonne. Che spettacolo. Ma si vede proprio tutto, eh. Quindi la luce è dovuta all'arco che sta sotto. È un passaggio naturale, un passaggio di luce naturale. Mamma mia, bellissimo. Se sapevamo facevamo il tour completo. Invece da questa parte, vedi, questa è tutta macchia mediterranea, questa è tutta piante grassi, se vedete qua tutti cacciano questo colore intenso. Ma possiamo dirlo, ne vale proprio la pena, Quindi se avete qualche dubbio, ad agosto potete venire che il fondale è uguale. Non ci sta il problema dell'acqua putrefatta. State in completa sicurezza. Il terzo posto da vedere assolutamente a Palinuro sono le saline. Se venite qui è un posto da vedere, spiagge immense, un mare cristallino e soprattutto hanno bassi fondali. Il nome deriva dalla Baia dei Francesi, che praticamente gli abitanti estraevano queste saline e ne ricavavano il sale marino, e dunque il famoso nome Le Saline. Da 1 a 10 io gli do un 8, dai, le saline si meritano un bel 8. È molto bella come spiaggia, poi ci sono molti lidi, è attrezzatissima. Per quanto riguarda era più chiaro il mare dall'altra parte. Tu che voto gli dai invece? Io gli do un 7. Quarto posto da vedere assolutamente se siete a Palinuro, spiaggia della Marinella, che vi collega all'arco naturale e la baia del Buon Dormire. Ora sono questi gli ultimi 3 posti che dobbiamo vedere noi. Il quarto posto sarebbe la baia del Buon Dormire, però dobbiamo arrivarci tramite la spiaggia della Marinella perché la via della spiaggia è chiusa. Vedete quell'isolotto là? Adesso ve lo zoom un po'. Quella là è l'isola del coniglio, perché ha la forma di un coniglio. Guardate com'è limpida l'acqua. Qua dietro ci sta la baia del Buon Dormire, però non ci possiamo arrivare. Visto che sono geniale, ho pensato di far volare il mio drone e arrivare comunque alla spiaggia. Abbiamo appena visto la baia del Buon Dormire e come ultima tappa abbiamo l'arco naturale. Però una cosa che ci ha incuriosito è questa grotta qui che sta sulla spiaggia, infatti andremo a vederla prima di andare all'arco naturale e fare le ultime riprese. Un'altra grotta piccolina sulla spiaggia. Siamo quasi arrivati all'arco naturale e questa è l'ultima cosa da fare se venite in un giorno a Palinuro. Se venite qua, questa è una guida turistica completa su YouTube. Adesso non ci resta che goderci l'ultima attrazione, ovvero l'arco naturale che ci accompagnerà alla fine di questo video. Questo qua è l'arco naturale, purtroppo per i lavori di ristrutturazione l'hanno momentaneamente chiuso. Però comunque è bello da vedere, quindi penso che questo qua salterà come cosa da fare a Palinuro perché è chiuso, quindi
non perdiamoci d'animo perché farò volare anche il drone, quindi faremo delle riprese dall'alto per vedere panoramicamente questo posto. Eccola qua, la nostra spiaggetta, l'abbiamo raggiunta a pochi passi dal porto, però è molto più bella perché ci siamo solo noi. Siamo giunti alla parte finale del video, mi raccomando iscrivetevi al canale se vi è piaciuto questo video e soprattutto fatemi sapere se volete venire qui a Palinuro, che vi garantisco io alcuni posti bellissimi, anche dove mangiare. Noi ci vediamo alla prossima per i posti più belli d'Italia e un saluto da Ermedio del Mondo e Alessio.